Ciao e bentornato. Dopo aver capito come iniziare a usare il triangolo dell'esposizione per trovare la corretta esposizione dei nostri scatti, vediamo adesso come la fotocamera ci aiuta a trovare la giusta luminosità della scena. L'elemento sicuramente principe deputato a questa funzione è l'esposimetro. L'esposimetro è proprio quell'elemento che indica la quantità di luce necessaria per esporre correttamente il soggetto. Come puoi vedere anche dall'immagine è indicata, può essere indicata nel mirino o comunque può essere indicata nello schermo, diciamo, posteriore nella view della fotocamera, ed è rappresentato da questa scala, con al centro vedi che c'è uno 0 che sta a significare il punto esatto di esposizione, ovviamente secondo la fotocamera, e poi sulla sinistra abbiamo dei valori negativi, mentre sulla destra dei valori positivi. Questa scala varia a seconda delle fotocamere, come puoi vedere anche in questa immagine, Canon e Nikon sono leggermente diversi e inoltre alcune fotocamere permettono anche di invertire la scala, quindi mandare i negativi verso il positivo e viceversa. Quello che comunque non cambia è come funziona l'esposimetro in tutte le fotocamere. Ogni tacchetta, sia positiva che negativa, corrisponde a uno stop di luminosità, che quindi abbiamo già visto a più riprese cosa vuol dire. Ovviamente questa tacchetta, come abbiamo visto anche per il diaframma, per il tempo, può essere suddivisa in sottotacche, quindi in mezzo stop o in un terzo di stop. Questo poi dipende dalla sensibilità della propria fotocamera. I valori negativi ovviamente indicano che la fotografia, secondo la fotocamera, è sottoesposta e ti indica ovviamente anche di quanto, di uno stop, di due stop, di tre stop. I valori positivi indicano semplicemente che la fotografia, sempre secondo la fotocamera, è sovraesposta. Quindi se noi per esempio saliamo la scala dei tempi e diminuiamo il tempo un pochettino, vedi che pian piano la fotografia diventa sempre più sovraesposta. Se adesso noi andiamo a scattare questa fotografia, ovviamente vedi che diventa completamente sovraesposta. Vedi il segnale di allarme, a parte che vedi che è completamente chiara, praticamente non si capisce neanche più che è una libreria, e i segnali di allarme che lampeggiano. Quindi l'esposimetro è uno strumento veramente utile che ti permette, ancora prima di scattare, di prevedere se la tua fotografia può essere sovraesposta o sottoesposta. Prima di continuare la nostra panoramica sull'esposimetro, facciamo ancora qualche rapido esercizio per capire appunto come controllare questo elemento nei nostri scatti. Se per esempio abbiamo questa situazione, usiamo un diaframma f8, un tempo un 250esimo, ovviamente ISO sempre 100, e abbiamo un valore dell'esposimetro che per esempio è meno 2, vuol dire che dobbiamo salire i due stop per arrivare alla corretta esposizione. E se per esempio vogliamo usare il diaframma, abbiamo qua sotto la nostra scala, cosa dobbiamo fare se vogliamo riportare a 0 e siamo adesso a meno 2? Meno 2 è una fotografia sottoesposta, quindi dobbiamo dare più luce, quindi dovremo aprire il diaframma. Quindi se a F8 abbiamo meno 2 stop, dobbiamo dare i due stop, quindi andremo a scattare con F4. Avendo F4 avremo l'esposimetro che è a 0. Se invece per esempio in questa situazione F4 un tempo un 250esimo ISO 100, abbiamo l'esposimetro che ci segna per esempio più 1, vuol dire che secondo lui la fotografia è sovraesposta, e quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere il nostro diaframma e quindi passeremo da F4 a F5,6 recuperando appunto uno stop. Era quello che ci serviva per bilanciare, sempre secondo quello che dice l'esposimetro, la sovraesposizione che avevamo in fase di scatto. Analogamente, se per esempio vogliamo agire sui tempi, abbiamo sempre questa situazione, F4 un 250esimo e ISO 100, e abbiamo per esempio un valore dell'esposimetro che segna un meno 2, cosa dobbiamo fare? La fotografia è sottoesposta, quindi dovremo dare due stop per quanto riguarda la scala dei tempi, quindi avremo dei tempi ovviamente più lenti. Tempo più lento, abbiamo più luce che colpisce il sensore, quindi da un 250esimo passeremo a un 60esimo. In questo modo bilanceremo appunto la sottoesposizione che avevamo secondo il nostro esposimetro. Quindi in questo modo puoi correggere il tuo esposimetro e riportarlo ovviamente alla corretta esposizione. Dopo aver capito questo concetto, vediamo un attimo adesso come funziona l'esposimetro. L'esposimetro si basa sulla luce riflessa, quindi sulla quantità di luce che riflette il soggetto verso la fotocamera. Presenta diverse modalità di elaborazione, hanno ognuna, come puoi vedere anche nell'immagine, un proprio simbolo, come sempre accade in fotografia, ogni marca, ogni casa costruttrice ha la propria simbologia. Dunque ti basterà semplicemente leggere il manuale della tua fotocamera e capire come scegliere la diversa modalità esposimetrica. Generalmente avviene tramite una rotella dietro con una combinazione di tasti, come in questo caso. Puoi vederlo sia nel display dietro, oppure puoi vederlo ovviamente anche nel display superiore, che hanno molte reflex. Vedi il simbolo che cambia, quel cerchietto, in questo caso sono le modalità esposimetriche della Nikon. Ok, vediamo adesso
cosa sono veramente queste modalità e come sceglierle a seconda della scena che abbiamo davanti. La più usata è sicuramente quella chiamata Matrix, che puoi trovare nella Nikon con questo simbolo qua. Cosa fa questa modalità? Praticamente la totalità dell'area inquadrata dalla fotocamera viene suddivisa in piccoli reticoli, in piccoli quadratini, da qui il nome appunto Matrix, matrice. E praticamente la fotocamera fa una media di tutti questi quadratini per trovare la corretta esposizione della scena. Quindi prende il valore di luminosità di ogni singolo quadratino, li somma e fa una media per trovare appunto la corretta esposizione. Questa modalità andrà bene nella maggior parte delle situazioni in cui ti troverai, quindi è quella da impostare come standard all'interno della tua fotocamera. L'esposizione Matrix dà il meglio in situazioni in cui la luminosità della scena è abbastanza omogenea, mentre quando abbiamo una luminosità molto variabile, come per esempio quando abbiamo magari un soggetto scuro su uno sfondo molto chiaro o viceversa, possiamo, diciamo, in questo caso mandare un po' in pappa, diciamo, l'esposimetro che non riesce a capire e a trovare una media, un valore, diciamo, medio che vada bene sia per avere una corretta esposizione del soggetto e sia dello sfondo. Il risultato in questo caso può essere o un soggetto troppo scuro o uno sfondo troppo chiaro o viceversa. E questo è proprio il punto in cui ti dicevo nelle lezioni precedenti che l'esposimetro può anche farti sbagliare nella corretta esposizione, ma perché sei tu che scegli la modalità esposimetrica sbagliata. Quindi in situazioni in cui la luminosità della scena è abbastanza omogenea, quindi il 95% delle situazioni in cui ti troverai, a meno che tu non fotografi sempre al tramonto o in situazioni, diciamo, di luce critica, come per esempio avviene in alcune situazioni in interno, la modalità Matrix andrà benissimo. Un'altra modalità esposimetrica molto importante che ti offre qualsiasi fotocamera è la modalità Spot, che deriva dall'inglese punto, ed è ovviamente opposta a quella Matrix, perché in questo caso l'area che prenderà in esame la fotocamera, l'esposimetro, per calcolare la corretta esposizione della scena è una piccola parte dell'intero fotogramma e più precisamente si aggira intorno al 2-5% dell'immagine totale, quindi veramente niente. A seconda del modello di fotocamera questa zona si può trovare o nel punto, diciamo, centrale dell'inquadratura oppure può essere spostato per determinare la corretta esposizione in maniera ancora più accurata. Questa modalità va benissimo in tutte quelle situazioni in cui non c'è omogeneità di luminosità all'interno della scena, come per esempio avviene spesso al tramonto. In questo modo possiamo essere ancora più fini e andare a mettere a punto questo punto per trovare la corretta esposizione dei nostri scatti. Per esempio, se noi torniamo all'esempio precedente, questa fotografia è stata fatta con la modalità Matrix. Vedi che abbiamo delle zone, soprattutto della libreria, che sono praticamente bruciate. Il bianco non abbiamo quel bel dettaglio, perché è leggermente sovraesposto. Se invece vado a fare questa fotografia con la modalità Spot, puntando appunto il nostro centro di esposimetro, quindi il puntino dove andrà a valutare l'intera luminosità della scena, sul pezzo più chiaro della nostra fotografia, come per esempio questo qua, il bordo della nostra libreria, il risultato della nostra foto sarà completamente diverso. Ed è questo. Vedi che abbiamo una fotografia sicuramente più scura rispetto alla precedente, ma si può tranquillamente poi recuperare in post-produzione, aumentando ovviamente le luci, i bianchi, un pochettino l'esposizione, ma l'importante è che in questo caso non abbiamo bruciato nessun dettaglio della nostra foto. La libreria, la struttura, diciamo, bianca, è perfettamente nitida e ben visibile. Questo è un semplice esempio di quello che si può fare utilizzando la giusta modalità esposimetrica. Vedremo poi sul campo proprio come utilizzare queste modalità. Adesso mi interessa che capisci la teoria, quindi come funzionano e come ragionano. Tornando alle altre modalità di esposizione che abbiamo visto precedentemente, vedi che abbiamo una parziale e una media pesata al centro, che sono molto simili. La parziale in alcune fotocamere non esiste neanche, perché ormai è sorpassata, che sono comunque molto simili alla modalità Spot. Quindi andando a misurare la zona, diciamo, la corretta luminosità in una zona abbastanza definita della nostra fotocamera, che ovviamente aumenta a seconda della modalità esposimetrica che noi andiamo a cercare. Per esempio nella Nikon, usando la media pesata al centro, puoi andare anche a scegliere ovviamente quanto deve essere grande l'area ponderata centrale. Semplicemente andando nel menu, vedi in questo caso l'area ponderata centrale, puoi scegliere 8 mm, 10, 13, a seconda della luminosità della scena, quindi quanto è grande il soggetto su cui prendere l'esposizione. Ti ripeto, è ovvio che hai ancora qualche dubbio perché siamo nella parte teorica. Quando poi passeremo alla pratica e metteremo appunto in atto tutto quello che abbiamo imparato, ti sarà tutto più chiaro.
Concludiamo questa parte legata all'esposimetro parlando di un'altra importante funzione, chiamata compensazione dell'esposizione. Anche questa variabile la puoi trovare facilmente sulla tua fotocamera, è rappresentata da questo tasto con il più e il meno messi insieme. Generalmente per utilizzare questa funzione ti basterà premere quel pulsante e usare la ghiera, solitamente quella dei diaframmi, per aumentare o diminuire l'esposizione semplicemente muovendoti con la rotella. Come abbiamo visto per tutte le variabili, i valori di incremento possono variare a seconda delle fotocamere e possono essere di un mezzo o un terzo di stop. Abbiamo dei valori positivi e dei valori negativi, quindi andando verso il più aumenteremo l'esposizione di quella scena o di un mezzo di stop o di un terzo di stop fino ad arrivare appunto a uno stop o due o tre, mentre con valori negativi andremo ovviamente a diminuire la luminosità di quella scena. Una cosa da tenere presente quando si effettuano queste operazioni è che quando noi andiamo a vedere, diciamo, l'effetto della nostra compensazione di esposizione, per esempio sul live view della nostra fotocamera, per esempio la Nikon, questa Nikon D7200 ha una scala che va da più 5 a meno 5, ma quando andiamo a vedere sul live view vedi che arriva al massimo fino a 3, quindi ricordati sempre che le regolazioni di stop all'interno della tua fotocamera arrivano da un più 3 a meno 3. Andassimo adesso a fare un più 5 di compensazione, non viene visualizzata all'interno della fotocamera, ma potrai vederla solamente una volta che la foto è stata scattata. Ricordati sempre di questo perché sennò ovviamente se non calcoli un 2 stop che non vengono visti sul live view otterrai alcune volte delle fotografie completamente sbagliate in termini di esposizione. La compensazione di esposizione viene generalmente usata per piccole variazioni di luminosità, se no andresti a usare il diaframma, il tempo o le altre variabili. Quindi la utilizziamo per esempio, non so, quando abbiamo il soggetto che è troppo scuro rispetto allo sfondo, possiamo leggermente aumentare la compensazione di esposizione per illuminare leggermente la scena. O viceversa, se lo sfondo per esempio è troppo chiaro, possiamo per esempio diminuire la compensazione di esposizione semplicemente portandola verso i valori negativi. In questo modo abbiamo una variazione della luminosità della scena piccola che non va a influire, diciamo, su tutto l'immagine. Un'altra infatti importante funzione che possiamo avere con la compensazione di esposizione è quella di poter scegliere se farlo solo sullo sfondo o solo sul soggetto. Questa funzione è presente nelle fotocamere un po' più avanzate, ma comunque è una funzione di cui puoi fare tranquillamente a meno, e se non è presente nella tua fotocamera non ti preoccupare perché non influenzerà più di tanto la luminosità dei tuoi scatti. Bene, con questi ultimi concetti abbiamo capito come funziona l'esposimetro, abbiamo visto le diverse modalità esposimetriche e abbiamo visto la compensazione dell'esposizione e come utilizzare il tempo e il diaframma, quindi il triangolo dell'esposizione, per trovare la corretta esposizione da parte dell'esposimetro. Abbiamo visto che l'esposimetro può anche sbagliare, per esempio se sbagli la modalità esposimetrica, ma tutti questi concetti che ora forse sono un po' nebulosi, tranquillo perché li approfondiremo tra poche lezioni quando faremo proprio la parte pratica relativa all'esposizione.